Alla stazione Termini di Roma e stiamo per prendere il treno per Formia che in circa un'ora e tre quarti ci porterà ad Itri. Siamo alla stazione di Itri qui e adesso andiamo in città che non è lontana, è a circa 3 km. Andando in città abbiamo trovato questa grotta con pietre megalitiche. Siamo vicino al cosiddetto Ponte Romano che adesso cercheremo di vedere. Certo, questa tecnica costruttiva di Romani non mi sembra. Di qua ce ne stanno le acque. Questa è un'altra cantina e ne vediamo delle altre. E qui vediamo l'interno del ponte, è un po' problematico arrivarci. Proviamo ad entrare adesso. Ecco, dopo un po' di acrobazie siamo arrivati. Il Ponte Romano, che alcuni chiamano anche Ponte Etrusco, è situato sotto il percorso dell'antica Via Appia. Peccato che non sia valorizzato. Speriamo che lo sia in futuro. Come vediamo le pietre sono piuttosto grandi e ricordano abbastanza lo stile poligonale. E qui vediamo il centro storico di Itri, arroccata intorno al suo castello medievale. Intanto stiamo salendo per una strada che ci porterà al santuario di Ercole. Stiamo percorrendo una stradina che si chiama Contrada San Cristoforo e lì vediamo il rudere proprio dell'antica chiesetta di San Cristoforo. Ed eccoci al Tempio di Ercole. È un tempio romano datato fra il IV e il II secolo a.C., ma è soprattutto questo basamento che ci interessa. Guardate quest'angolo. Il terrazzamento è lungo 70-80 metri e qui c'è lo spazio per l'antica porta e qui vediamo dei massi non più in sede, rotolati. Anche questo non mi sembra troppo lo stile costruttivo dei Romani. Potrebbe darsi che i Romani abbiano trovato questo terrazzamento già pronto e vi abbiano costruito sopra, come abbiamo visto anche in altri casi, ma può darsi, ma può anche no, può anche non essere. Qui vediamo una scalinata. Questo tempio è stato scoperto pochi anni fa, mi sembra nel 2010. Prima era completamente inghiottito dalla vegetazione infestante, è stato bonificato e c'è un sentiero che è possibile percorrere che conduce a quest'area. E qui vediamo una canaletta di scolo, penso, vedete dove ho il piede, che serviva per convogliare le acque. Comunque il luogo è molto tranquillo ed ameno e invita alla pace, invita a rilassarsi. La zona dove ci troviamo è abbastanza ricca di testimonianze megalitiche. Ci sono Formia, dove siamo già stati, poi c'è Fondi, dove andremo prossimamente.
questa è la parte angolare. Vedete che le pietre sono bugnate? Bene, la nostra visita a Itri è terminata. Alla prossima, ciao!